Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Eikottero. Se tu abitassi all'estero e se trovassi per caso una persona del tuo paese, come ti sentiresti? Io vivendo in Italia ho conosciuto anche tanti giapponesi qui e personalmente quando trovo una persona giapponese io dico: ah, davvero anche tu sei giapponese? Perché sei venuto in Italia? Cosa fai in Italia? In Giappone di dove sei? Mi vengono queste domande, cioè sono molto curiosa e sono molto contenta di conoscere questa persona. Ma non tutti i giapponesi sono così. Spesso sento questo tipo di discorso, ho anch'io avuto un'esperienza di questo tipo. Praticamente una persona giapponese che vive all'estero non vuole avere contatti con gli altri giapponesi. L'atteggiamento di questo tipo di persona può cambiare da così a così, completamente diverso, se sta parlando con le persone di locale, per esempio con gli italiani, oppure se sta parlando con gli altri giapponesi. Allora facciamo che questo tipo di persona si chiama Tomoko, dico un nome a caso, e Tomoko dice che non voglio stare con gli altri giapponesi in Italia perché sono venuta qui per studiare lingua italiana, quindi voglio parlare il più possibile l'italiano. Voglio parlare solo in italiano perché penso che sia scortese se parlo un'altra lingua straniera per gli italiani. Non voglio stare con gli altri giapponesi qui in Italia perché loro parlano sempre in giapponese. Tomoko ha ragione. Anch'io penso che se io sono venuta in Italia apposta dal Giappone per studiare la lingua italiana, non ha senso poi se sto sempre con i giapponesi in Italia. Cioè non imparo la lingua italiana stando con i giapponesi e credo anch'io sia un po' scortese se io e te parliamo sempre in giapponese quando ci sono anche altre persone di nazionalità diverse, perché loro non ci capiscono. Però questo tipo di persona giapponese che vuole chiudere completamente contatti con gli altri giapponesi all'estero, a volte sembra un po' una persona un po' razzista, sta facendo razzismo verso i giapponesi. Ok, normalmente tu cerchi di stare sempre con gli amici italiani se vuoi parlare il più possibile italiano e cerchi di uscire non spesso con gli amici giapponesi. Questo va benissimo, però chiudere completamente, anche se quando ci siamo tutti quanti misti, Tomoko parla solo con gli italiani e con me non parla mai, non mi dice neanche una parola, cioè sta facendo comportamento amichevole con gli italiani, ma con me sta facendo comportamento molto freddo. Questo non mi piace, cioè anche se siamo in Giappone o in Italia, se stiamo con questi amici, non puoi parlare solo con queste persone invece con me. No, zero. Anche se ci sono io, Tomoko può parlarmi benissimo in italiano, se ci sono anche altri italiani. Va benissimo. Oppure questo tipo di persona come Tomoko, proprio due facce diverse. Per gli italiani lei sembra molto simpatica, ma per gli altri giapponesi assolutamente è antipatica. Chi fa questo atteggiamento io veramente non capisco. E viceversa, ci sono i giapponesi che vogliono stare sempre con gli altri giapponesi all'estero. Anche questo non va bene. Però vi dico la verità che anch'io forse lo ero quando ero appena arrivata in Italia, perché ero arrivata da sola, senza famiglia, senza amici, non conoscevo nessuno in Italia e non parlavo ancora la lingua italiana bene, quindi ogni cosa che dovevo fare era una cosa fatica per me, anche andare solo in posta, prendere il numero, schiacciare il bottone sullo schermo. Non sapevo quale schiacciare e quindi per fortuna nella scuola dove ho frequentato i primi 2 mesi, è la scuola di lingua italiana, ho conosciuto anche un po' di persone giapponesi e loro erano molto gentili e mi hanno aiutato tantissimo e anche al conservatorio c'erano altre ragazze giapponesi e mi hanno aiutato sempre, però dovevo essere il più possibile indipendente. Però alla fine questi altri giapponesi che mi hanno aiutato erano, come si dice, miei senpai, quindi hanno più esperienza, erano arrivati prima di me in Italia, quindi sapevano meglio parlare italiano eccetera eccetera, quindi alla fine non sono riuscita a fare, come si dice, ricambio, non ho potuto aiutare io i giapponesi che mi hanno aiutato e anche per questo in realtà ho aperto il mio canale che si chiama Eritani. Per chi non sapeva l'esistenza dell'altro mio canale, iscrivetevi
E ho cominciato a fare questo canale in realtà prima di Ericottero perché ho capito che i giapponesi che mi hanno aiutato sono sempre avanti di me. Non posso essere utile per loro e quindi almeno voglio essere utile per chi viene adesso in Italia dal Giappone. Comunque quando ero appena arrivata in Italia non sapevo ancora parlare bene italiano, però dovevo cercare un appartamento per me. I miei amici mi hanno consigliato di andare a vedere gli annunci che mettono vicino in zona universitaria gli studenti italiani che stanno cercando coinquilini. Però io non sapevo ancora parlare al telefono in italiano, ero incapace. Quindi alla fine sono andata nelle varie agenzie immobiliari con questo dizionario elettronico e dicendo: buongiorno, io sto cercando casa! Che nostalgia! Vabbè, il discorso è un po' fuori. E appunto, quindi, secondo me, comunque, se tu abiti all'estero e se trovi una persona del tuo paese, a volte possiamo aiutarci, no? Insieme. Ma sai come funziona questo? E spesso è difficilissimo fare permesso di soggiorno e parlare del permesso di soggiorno, come funziona per fare richiesta, per fare ritiro, eccetera, eccetera. È meglio chiedere agli altri giapponesi che agli italiani, perché gli italiani che vivono in Italia non sanno niente di permesso di soggiorno per stranieri. Sanno meglio gli altri giapponesi che vivono qui in Italia, no? Trovare con gli altri giapponesi in Italia, per me posso sfogare lo stress in giapponese e anche possiamo scambiare le informazioni utili per vivere in Italia e soprattutto avere gli amici in più. Perché no? Una volta sono andata in Irlanda per 10 giorni, per una settimana ho fatto corso di inglese presso una scuola di lingua e ho conosciuto un ragazzo giapponese. Praticamente ho conosciuto tramite altri amici brasiliani. E questo ragazzo giapponese all'inizio sembrava quel tipo di persona, cioè uno che non vuole mai parlare con gli altri giapponesi. Con me infatti era molto freddo, cioè parlava proprio minimo con me, però alla fine questo ragazzo è cambiato completamente il suo carattere e anche adesso siamo molto amici. È venuto a trovarmi anche in Italia e anche in Giappone, ci siamo già visti 2 o 3 volte, l'ultima volta anche a Nagasaki. Siamo molto amici e quindi adesso possiamo parlare un po' di tutto. Quindi gli ho chiesto: ma perché all'inizio eri così freddo con me? E lui mi ha detto: scusami, hai ragione, ero molto giovane e all'inizio ero così che avevo deciso di chiudere contatti con gli altri giapponesi, non volevo parlare con nessuno giapponese, mi ha detto onestamente. Però adesso ha cambiato idea e anzi siamo molto amici adesso. Quindi alla fine questo tipo di persona non è una persona veramente antipatica o veramente cattiva, però non so perché, ma certe persone giapponesi decidono di fare in questo modo, questo comportamento all'estero. La mia domanda è: anche tra di voi capita così? Cioè, c'è qualcuno che vive all'estero o anche in Giappone e magari troverà qualche persona italiana lì all'estero? Tra gli italiani cosa succede all'estero? Diventate subito amici? Oppure come tra i giapponesi a volte io non parlo apposta con italiano perché sono in Giappone, così? E sono molto curiosa perché non so se questa cosa solo di giapponesi o anche tra gli italiani succede lo stesso questa cosa. Io, tra i giapponesi che ho conosciuto in Italia, c'era un ragazzo, adesso è tornato già in Giappone, ma c'era un ragazzo che aveva la mia stessa età ed era di Nagasaki. Quindi, ma non ci eravamo conosciuti in Giappone, ma proprio qui in Italia? Come destino, no? È bello! Secondo me le persone che vanno a vivere all'estero, ci sono tanti ostacoli a livello di cultura, a livello di burocrazia, non riesco a dire burocrazia, tanti documenti, visto, difficile, quindi bisogna superare tante cose. Eppure è arrivato all'estero, vuol dire che è una persona molto determinata e carattere forte. Quindi anche i giapponesi che trovo qui in Italia sono molto, come si dice, particolari, ma positivamente sto dicendo, e posso conoscere tante persone che hanno professione diversa. Una è ricercatrice dell'università, una vive nel mondo di moda, una fa disegno, l'altra fa musica, perché l'Italia è un paese di arte,
avete tante cose belle, quindi anche noi giapponesi veniamo a imparare la vostra cultura e ovviamente anche la cucina italiana. E quindi qui in Italia io trovo i giapponesi che però ognuno ha la sua professione diversa. Posso conoscere un altro mondo che io non conoscevo quando ero in Giappone, o addirittura posso conoscere le persone giapponesi qui in Italia che però in Giappone forse non saremmo mai diventati amici perché siamo troppo diversi. Però è interessante, no? Non so se gli italiani che vivono in Giappone, perché sono in Giappone, hanno tante professioni diverse anche loro. Ok, grazie di avermi seguito anche oggi e scrivete nei commenti anche questa volta che ne pensate di questo argomento e ci vediamo alla prossima! Matane, matane, matane! Bye bye!